amici, buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Oggi è lunedì 28 luglio e non è neanche una settimana che siamo tornati dalla Moldavia. Se ancora non hai visto il video, te lo lascio qui. Luglio, col bene che ti voglio, Dublino. Benvenuti! Ore 18:20 di questo lunedì e signori miei sembra Photoshop a caldo e infatti stiamo uscendo. Oggi non ci alleniamo perché non ci alleniamo e andiamo a mangiare un gelato. Siamo venuti a vedere se c'era Daisy, ma dalla faccia di Cristina avete capito. Posso dirlo? I 6,51 € è un po' tanto. Vai a mangiare un gelato, spendi 13 € per 2 coppette, poi fai anche la spesa. Non ti puoi nascondere! Sono le 21:27 e Cristina oggi sta avendo la sua prima crisi di mezza età di 30 anni e infatti sta guardando streghe perché si ricorda quando era giovane e piccola. Normalizziamo avere le giornate tristi. Non è che è tutto un carnevale. Comunque, noi dobbiamo ancora mangiare. Sera la cucina prevede tutto cucinato in quella scatoletta lì. A proposito di crisi di mezza età, quella l'ho comprata io. Patate, verdure e hamburger di tacchino. Martedì 29 luglio. Siamo alla fine, signori, siamo alla fine di questo luglio. È il mio mese preferito dell'anno, perché è appunto il mio compleanno, ma anche perché è un mese quasi di spensieratezza. Teoricamente ci sono le vacanze, ci sono le giornate lunghe, c'è entusiasmo nell'aria a luglio. È quasi come se finisse l'anno e iniziasse quello nuovo a settembre. Il fatto è che è quasi finito ed è già quasi un mese che ho compiuto gli anni ed è già quasi anche un anno che sto facendo weekly vlog costantemente senza interruzioni. Questa cosa qua è bellissima, una cosa che mi rende veramente fiero di questo progetto, nonostante comunque i numeri di questo canale stiano crescendo. Devo migliorare, pian pianino ci arriviamo. È quasi un anno che sto facendo video, è quasi un anno che sto montando video non stop. Sto parlando in questo momento perché è uscito ieri il video del mio resoconto dei 5 anni in Irlanda, a cui ho raccontato quello che ho imparato dagli alti e bassi del partire e vivere all'estero per così tanto tempo. E niente, il video è piaciuto, diverse persone mi hanno scritto privatamente dicendo che li ho colpiti e questa cosa qua veramente mi rende molto fiero. La mia esperienza, le mie paure, quello che ho provato in questi 5 anni e in questa esperienza insomma di navigatore, prima in solitaria, adesso in due, era un video veramente molto personale, un video che non era per tutti, lo riconosco, e sono contento che l'abbia fatta sua in qualche modo e che magari potrà aiutarlo o aiutarla ad approcciare qualcosa di grosso, insomma. Siamo quasi ad un anno di vlog, un anno intero su YouTube, in cui c'è tutto quello che io e la Cri abbiamo fatto in un anno è su YouTube. Tutto, completamente. Questa cosa qua è folle ed è bellissima. Non vedo l'ora di fare anche l'anno numero 2, il 3, il 4 e andare avanti così tutta la mia vita. È un progetto incredibile, ragazzi. Me ne sto rendendo conto sempre più e quindi spero che col secondo anno di vlog e questo progetto, per essere strutturato, ha bisogno comunque di un'evoluzione, di riuscire ad aprirmi, a dirvi tutto quello che ho in testa e vedere anche le vostre reazioni magari nei commenti, vedere crescere questo canale, vedere le persone che arrivano, che si trovano, che dicono cavolo, sai che quella cosa lì la penso anch'io, di rendersi conto che alla fine siamo tutti uguali, che siamo unici ma allo stesso tempo siamo tutti uguali e quindi darci una mano tutti insieme per vivere una vita incredibile che ci renda fieri di quello che abbiamo fatto. La vita è veramente una figata. È un giochino fine a se stesso nelle nostre limitazioni, ma questo ci rende comunque anche infiniti, non so come dirlo. Raga, vivete, andate, scoprite. Veramente, ne vale veramente la pena. E forse l'obiettivo di tutto questo vivere è appunto magari quello di arrivare in fondo e collezionare cose un'intera vita, arrivare in fondo, guardarle e essere contenti di averlo fatto. Ti hanno detto c'è una nuova gara sponsorizzata da ASIC a inizio ottobre e io ho detto non ci posso andare perché non abbiamo più soldi. Sponsorizzata? Ma non i voli? Che gara era? In Bulgaria. Non ci siamo mai andati, vuoi andare in Bulgaria? No. Dai. No. Costano poco i voli. No, costano. Faccio la maratona. Costano. Dai. Non c'è più neanche le ferie. Però possiamo iscriverci all'Ironman, certo. Questo è il 2026. Dov'è Jesolo? Ti stai portando avanti. Jesolo è vicino a Venezia. È vicino a Padova, Jesolo. Tipo, sei vicino a Padova.
Come si chiama? Iron Man. Cioè mi sembra che sia un po' tipo un sogno che diventa vero. O un incubo di questi dispositivi. Palesemente risata isterica. No, ho fatto ridere come la tua faccia. Incubo di questi dispositivi. La faccia di una persona che non sa nuotare e che deve nuotare in acqua libera. Servirà anche la muta. 600 euro. Di sicuro costa tutto 600 euro. Allora, prima lezione imparata, se mai doveste decidere che volete fare un Ironman, una volta che avete comprato la bici che costa tanto, qualsiasi altro optional è 600 euro. Ti servono le pedali 600 euro. Ti serve il 600 euro. Ti serve 600 euro. Non che noi siamo ricchi. Se non avessimo deciso di fare tutte queste cose, molto probabilmente sì. Pensa quanti soldi abbiamo speso. Pensa alla tua testa quanto è migliorata grazie a queste cose. 600 euro. Aiuto! Signori, siamo dentro. Ufficialmente iscritti all'Ironman di Jesolo del 3 maggio. Al mezzo, Al mezzo. Mercoledì 30 luglio. Visto che sono passati 5 anni e visto che la legge prevede che dopo 5 anni che tu vivi qua, paghi le tasse qua, lavori qua, puoi iniziare il calvario, speriamo di no, per avere la cittadinanza irlandese, di conseguenza avere la doppia cittadinanza italiana e irlandese col doppio passaporto, quindi 2 passaporti. Ora mi sto finalmente documentando. Copilot, Google, Word. Vediamo quanto ci mettiamo a richiedere tutto. Più o meno ho capito già cosa dovrei trovare, devo solo trovarli e quindi perché lo faccio? Prima di tutto, perché no? Visto che una cosa non esclude l'altra. Seconda cosa, puoi andare in UK senza visto, cioè al vivere e lavorare, il che tanta roba. Ore 13:22, ho appena cotto le cose. Gamberetti, peperoni, carote con il sugo di pomodoro avanzato ieri e del wasabi che era lì in frigo da mo'. Non mi aspetto niente di incredibile. Del grano saraceno. Riu. Ah, ma in tutto questo non abbiamo parlato di quello che è successo ieri sera. Ci siamo iscritti all'Ironman, raga. Al mezzo. Dopo un po' di maratone ci siamo detti facciamo un Ironman, non sarà il full, quindi quello coso, ma sarà il 70.3, ovvero metà Ironman. Perché solo metà? Prima di tutto perché dobbiamo vedere se riusciamo a sopravvivere a quello. E seconda cosa perché tecnicamente dovrebbe essere un allenamento in vista del full che sarà più avanti, non sappiamo ancora quando, meglio sì ma non ve lo spoilerò. Se volete saperne in anticipo queste cose seguitemi su Instagram, ve lo lascio qui. Tra l'altro adesso tra 10 minuti c'è da andare a correre. Bello, sta piovendo. Perfetto. Giovedì 31 luglio, salutiamo anche luglio e andiamo ad agosto, come si può ben vedere dal meteo. Anche bel freschino adesso, 15 gradi, forse scarsi. Bene, lavoro finito, sì lo so, la maglietta sporca, lo so, tanto devo andare a nuotare, quindi poi ho il puzzo di cloro perché la doccia la facciamo a casa, non c'è senso cambiare la maglietta per poi doverla rilavare in altra. Bene, andiamo. Perfetto, prendiamoci la pioggia. Stavo per sbloccare la bici perché è proprio qua, è venuto giù il diluvio universale, allora sono rientrato e adesso ci riproviamo. Facciamo il po' del piccolo. Una grande richiesta da... Finiti. Sai cosa ho scoperto? Questa qua davanti è la Banca d'Irlanda. Sai perché non ha le finestre? Perché così non rubano. No, ve lo dico su Instagram, andate a seguirmi, ve lo lascio qua. Venerdì 1 agosto. Porco bicio. Indovinate chi doveva correre 15 km di ripetute stasera e invece mangiava una vagonata di sushi? C'è una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che ci hanno dato un sacco di sushi e di zenzero, la cattiva notizia è che ci hanno dato un'altra bottiglia di sake. Sabato 2 agosto. Oggi si va in bici, fa un giro anche bello lungo. Ho un sacchetto pieno di Haribo e ho anche fatto un video in mezzo alla strada pazza, ne hanno anche visto delle persone. Vorrei far notare lo stato di questa casa domenica mattina dove aver fatto la festa. Devi guadagnare più soldi e farci cambiare casa. Mi scuserete se la telecamera è un po' sporca, ma sono un po' disabilitato. 90 km sulle Wicklow. Paesaggio incredibile che spero di riuscire a mostrarvi. Piccola pausa.
In cima alle Wick, siamo in cima? Non in cima, adesso andiamo più in alto. Ok. Però siamo a metà, dai. Ci siamo fermati davanti a questo fantastico pub, il pub delle Wicklow, famosissimo, dicono sia il più alto d'Irlanda. Oggi non lo proveremo per ovvi motivi, ma giuro che un giorno verremo. Parola di Lupetto. Che figata! Niente, riesco a farvelo vedere perché usiamo il bagno. Ma bellissimo! Sarà bello, ma bellissimo, bellissimo. Cioè, guardate dove vi porto, guardate dove siamo finiti. Spettacolare. Poi salendo c'è 1,5 km. Tra l'altro, nonno, se vedi questo video, so che non ci sei più in questo mondo, guarda, c'ho ancora l'occhio. Guarda lì, come quando ero piccolo, l'ho visto subito. Guardate che boschi, guardate che roba, magari non davanti al palo, ve lo faccio vedere bene. Guardate che sottoboschi, che bello. A saperlo prima, giuro, la bici la prendevamo prima e poi c'è lui. Io pensavo di saper correre, poi è passato lui. Ho dimenticato la bici. E soprattutto sto rivalutando tantissimo gli irlandesi. Te rispettano veramente tanto la gente in bici, ti aspettano, salutano. Bravi, complimenti, dobbiamo imparare noi italiani al 100%. Bene, proseguiamo. Siamo ora tra gli stambecchi sgranocchiatori, tipici delle Wicklow Mountain qui in Irlanda, che Sono solo 3 esemplari al momento. guarda, ci scambiano la merce, sgranocchiano. Ci siamo fermati perché c'è una roba che adesso vi faccio vedere che è strabella, che è la nostra città preferita. Guardate che spettacolo, non si vede un cacchio, che bello. Si vede anche Hot, non so come farlo vedere, però è quel promontorio che si vede là in fondo, quello lì è Hot, dove siamo andati settimana scorsa. Io non so come questo sia possibile, come io riesca a filmare. Cadrò tantissimo ovviamente. Spettacolare, spettacolare. Cioè guardate, di stare in Georgia. Non sono mai stato in Georgia, me la immagino così. Anche secondo te, Ale? Ha detto di sì. E invece, signore, tanto c'è anche un camion di gelati. Non so, secondo me si è perso. Guardate dietro di me, c'è tutta Dublino. Guardate che scorci. Abbiamo appena fatto una salita importante della nostra carriera ciclistica. È stata bella, mi sono divertito. A un certo punto ho pensato di adesso ribalto, rifammela per piacere. Devo lasciarti in pace. Non vuole essere disturbato in questo momento di fatica. Proseguiamo. Guardate che spettacolo! È devastante. Cosa che gli hai detto? Sarebbe stata devastante. Ma io non ho detto niente. Infatti è giusto così, cioè è giusto che l'abbia fatta. Tra l'altro è fortissimo, signore. Io non ho detto niente. Perché non riuscivi a dirlo, dillo. Signori, siamo in cima. Quelle sono le porte del paradiso. Cioè, ma... Stiamo constatando una cosa, o meglio sto constatando una cosa che non si dovrebbe dire, ma la dirò lo stesso. Perché in Irlanda ogni posto panoramico c'è sempre degli indiani. Pausetta. In questo borgo non ho idea di dove siamo, raga. Grandi uomini, grandi stomaci. Lucido, fino a Perché è lucido? dato. Che burro, cazzo. Raga, fermi tutti. Ho appena scoperto che c'è uno ski club in Irlanda e c'è la pista quella artificiale là. Io devo capire, no, cioè, Beh, faremo un video di approfondimento. sì. E Settembre? Da settembre a marzo. Quando piove. Siamo fermi nel traffico. Guardate che spettacolo. Spettacolare. Ma adesso riparo, ma lasciamelo qui. Più affezionati al canale si ricorderanno questo posto quando preparavamo la maratona di non mi ricordo dove, forse Berlino, perché siamo sulla strada che congiunge Dunleary con Dublino. Stiamo tornando, è uscita una giornata spettacolare, abbiamo visto dei posti incredibili, però eravamo troppo in mezzo alle macchine, non sono riuscito a filmarli, ma tanto torneremo, quindi spero di farveli vedere la prossima volta. Quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando, e mettete mi piace perché succederanno grandi cose, tipo portare un drone sulle Wicklow che ci segue in bicicletta. Riconoscerete questo posto? Siamo tornati. 89 km.
domenica 3 agosto. Stiamo facendo la colazione che non si deve fare quando stiamo andando in piscina. Cristina sta lamentando. Mal di culo, assurdo. Mal di tutto, ma soprattutto mal di culo. Guardate la regina delle insalate. Guarda che roba, guardate. Siamo usciti a prendere un gelato. L'ho appena sfidata a fare tutto il giro di questo coso e lo stiamo facendo. Sei caduta? Stavo per scavigliare però. Siamo a metà, siamo a metà. C'è un cane là, sono contento. Siamo alle ultime curve. Il Cristina non sembra desistere. Eccoci giunti a domenica sera. Ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto del video. Ti ricordo di iscriverti al canale, ovviamente se ti va, e noi ci vediamo settimana prossima per nuove ed esilaranti avventure. Ma se non ti va, fallo lo stesso. Bravo. Grazie mille raga. Alla prossima.